Spectra, lo dicono in molti. Anche Cesare all'inizio pensava che non fossi italiana, perlomeno. E adesso non ho fatto neanche uno stream. Va bene, inizio. Ok, allora il gioco che vi porto stasera in realtà è ancora in pre-alpha. È un gioco su itch.io. Come vedete si chiama Vincent The Secret of Myers. Ha soltanto 3 capitoli per adesso, ma sembra essere un misto horror, visual novel, una cosina carina, insomma. Non so niente della trama, quindi scoprirò cosa succede quando lo scoprirete voi, praticamente. Vediamo ultime cose. Ok, partiamo. Ok. L'avatar ogni tanto copre le scritte, quindi se c'è qualche problema comunque leggo e traduco. Attenzione, questo gioco contiene jumpscare, flashing imagery, ok, un po' di luci e altri elementi horror. Per favore non giocare se pensi che possa avere qualche effetto su di te in qualunque maniera. Mhm. Se già ci sono gli jumpscare. Ok. Oh, c'è una mail qua sotto. Chaser, un uomo mal di testa. Caro signor M, mi dispiace molto informarla che abbiamo incontrato un nuovo problema. Esattamente come sospettavamo, quella donna è ancora viva. E quella cosa che abbiamo cercato per così tanto tempo è su di lei. Mi faccia sapere per cortesia come preferisce procedere. Saluti, The Chaser? Ok, quindi l'inseguitore. Stasera alle 10. Ci vedremo allo stesso luogo dove ci incontriamo sempre. Messaggio inviato. Ok. Vediamo. Vabbè, è una visual novel, quindi suppongo che abbia il log. Salvataggio, ok. Se c'è il salvataggio mi preoccupa un po' la cosa perché vuol dire che ne avremo bisogno. Ok, inizializzazione completa. Iniziamo l'esecuzione. Mi sono scordata di dire il nome dell'autore, scusate. Dino999Z. Mi piace molto l'art style, penso sia cinese lui, di origine. Si crede che le personalità vengano forgiate attraverso l'esperienza. E quando nasciamo per la prima volta non siamo molto diversi da una palla di creta. Argilla, scusate. Mano a mano che andiamo avanti con le nostre vite, cambiamo in continuazione. Veniamo formati sia da eventi traumatici che dagli eventi mondani della vita quotidiana. Anche se fosse qualcosa di triviale come il cibo che mangiamo, il caffè che compriamo o l'orario in cui ci rechiamo al lavoro. Sono le piccole cose, quelle che modificano i sentieri del nostro destino senza che noi ce ne rendiamo conto. E ovviamente, quando una persona perde i propri ricordi, le loro origini sono andate perdute lo stesso. Mamma mia, come sto traducendo bene. Ma c'è un'altra cosa che mi assilla sempre. Traduciamo così. Cosa succederebbe se qualcuno ricevesse memorie che non sono le loro? Ok. Oh, mi piacerebbe molto sapere che cosa diventerebbero. Ma che carino! Mi piace troppo l'art style di sto gioco. Non so ancora niente, ma l'art style è veramente una chicca. E non so quando salvare. Perché non so ancora come sarà strutturata la questione.
Oh mio Dio, mi sembra persona. La mia testa fa male. Per quanto tempo sono rimasto addormentato? A malapena in grado di sostenere il dolore, mi sforzo di alzarmi. Ok? Mm? Dove sono finito? Ciò che mi stava davanti era una stanza da letto lussuosa, ehm, decorata, ok, con un'eccellente scelta di suppellettili. Dio mio, con lavish è praticamente uno sfoggio sfarzoso, vuol dire, sì, sfarzoso, con decorazioni sfarzose che sputano sulla faccia della modestà, della modestia. Scusate. Cos'è successo? Mi sono sforzato di ricordarmi come sono finito qui. Il mio telefono. Dov'è il mio telefono? Ho cominciato a cercare all'interno delle mie tasche, ma non era lì. Merda! Cosa dovrei fare? Che cosa diamine è successo la scorsa notte? Come ci sono finito qui? Sì, che poi io immagino sia un personaggio maschile vedendo la cover art del gioco, però I don't want to assume your gender. Immagino che mi guarderò attorno come prima cosa. Forse qualcosa mi aiuterà a recuperare la memoria. Obiettivo, determina dove sei. Objective, kill! Oddio, se diventa qualcosa del genere... Che trash. Ok. Clicca sugli oggetti per analizzarli. Top right corner? Quale bottone? Ah, ok. Ma che carina come cosa. Mi ricorda un po' Layton. Sì, non l'art style non c'entra assolutamente niente. Ok. Una serie di di opere d'arte moderne sul muro illuminano, rallegrano la stanza. Ognuna di loro sembra richiedere, sembra implorare attenzione. Ok. Ho aperto i cassetti della cassettiera accanto al letto, praticamente. Advice from expert Dino. Che carino! Io dico solo che la Morg sta urlando. È fantastico! Adesso c'è da vedere i design dei personaggi che secondo me sono fenomenali. Oh, ma si può muovere! No! Dimmi che si può aprire. No, non si può aprire. Ok, la apre lui. Cosa sta facendo? Ah, ok. Sembrava che stesse strappando qualcosa. Ma scusa, come funziona sta cosa? Oh, vabbè. Ok, allora. Praticamente ho letto velocemente alcune delle pagine. Il contenuto consiste in articoli curati meticolosamente e fotografie di attrazioni locali. Il pesce mi mette un'ansia assurda. Ah, perfetto, è anche un indizio. Ma cos'è tipo... No, cos'è tipo Ace Attorney così? Aspetta, salviamo che magari potrebbe tornare utile. Qui, save. Ok, return. Bene. Questo cos'è che faceva? Non me lo ricordo. Ah, quick save, va bene. Ma se io volessi i miei indizi? No, vabbè. Vedremo. Esatto. Esatto, Wolsen. Tutto sembrava stranamente tranquillo di fuori oltre la finestra. C'erano solo delle foglie. Rustling, come lo traduco?
che fanno il rumore delle foglie, che si muovono a ritmo con la brezza. Tutto ciò che che potevo vedere lontano è una estesa di montagne ricoperte di foreste che si distendono, a vista d'occhio, sì, sostanzialmente. Cos'è che abbiamo raccolto? Il panorama? Neanche una foto, non c'è niente, cosa... Vabbè, va bene. Ah, bene, abbiamo finito a quanto pare. Finish investigations. Investigation. Investigation complete, ok. E mo? Delle foglie che fa il rumore delle foglie. Ascolta, Mike, trovi una traduzione letterale per rustling nel momento in cui tu lo stai leggendo. Se sei bravo. Dopo aver ispezionato in maniera dettagliata la stanza, sono tornato a prendere... Ma scusa, non l'avevi già presa? Sono tornato a prendere la guida per i viaggi dal cassetto. L'ho sfogliata velocemente e ho trovato una mappa inclusa nell'ultima pagina. Ok. Distretti. Oh no, ragazzi! No, ragazzi, è una distopia! È una distopia! È una distopia, è finita. Ok, giudicando da quello che ho visto finora, probabilmente sono nel... Um, eh, ma scusa un attimo, io come faccio a capirlo? La mappa è tutta piatta! Vediamo, forse nord. Nord è di qua. Di qua facciamo il distretto G1. Wrong. Ehi, che cavolo, non lo so. Non penso di essere nel G1. Speriamo non ci siano dei bad ending per sta cosa. Effettivamente non siamo sul mare, però, quindi deve essere qualcosa di interno. Quindi o il G3 o il G2 o il G4. Boh. Proviamo il G2. Il 3 porta fortuna. Ok, proviamo il 3. Niente, il 3 non ha portato un cazzo. A tentativi, ma sì, ma come fai a capirlo? Non è una mappa topografica. Cosa fai? Corretto, era il G4, ragazzi. Non ce n'è. G4. Il distretto G4. Ma sono un idiota però, cioè scusate, sono veramente una scema però, cioè c'era scritto sulla guida, sono una deficiente. Ok, la guida da viaggio del G4 che ho nelle mie mani probabilmente è stata preparata dal padrone della casa per gli ospiti che rimangono in questa stanza. E se le cose stanno così, allora dovrei essere nel distretto G4, giustamente. Cogliona. Il G4 però non è una piccola regione. Per riuscire a dare un giudizio più accurato dovrei ritirarmi un secondo a pensare ed essere più specifico. Quindi dobbiamo andare a vedere... Ah, ok. Saremo nel suburban. In quale parte del distretto G4? Qua, immagino saremo qua. Ha detto che ci sono le montagne con le foreste, a meno che la vista però non sia dal centro della città. Che trick, signor Dino! Si chiama Dino99Z, l'autore, di sto giochino. Io non so, ragazzi, facciamo... Esatto. Non so ragazzi, cosa facciamo? Facciamo il distretto G4, cioè facciamo il centro della città oppure l'area di periferia?
perché la vista era effettivamente verso le montagne, però sarà dalle montagne verso le montagne oppure in città? Ah, perfetto, siamo divisi in due. Proviamo la città perché effettivamente la vista è quella verso le montagne, quindi probabilmente nelle montagne noi non ci siamo, vediamo. E invece erano le montagne, perfetto. Io spero non ci siano delle penalità in questo gioco, perché se ci sono, ragazzi, abbiamo finito. E quindi? Non avrebbe alcun senso se fossi in una città. Bitch, don't be snarky with me. Avrebbe senso se fosse qualcosa di sensato sto gioco. Tutto ciò che ho visto dalla mia finestra era una distesa di foresta, però una distesa di foresta effettivamente. E non c'era nessuna traccia di altri edifici nelle vicinanze. Il paesaggio che spunta alla Danganronpa. Sto gioco mi sta dando un sacco di mixed feelings. Non so come descriverlo. È un misto di un sacco di generi, tipo Persona e Danganronpa e Saturni e Professor Layton e un sacco di cose. Un posto così isolato e silenzioso abbastanza che un ago potrebbe cadere al suolo e essere udito. Non può che essere la periferia del distretto G4. Ok. Sì, effettivamente, se sei ricco vivi in periferia. Ok, la periferia del G4, come diamine ci sono finito qui? Ah, il signor Dino, ragazzi. Probabilmente c'è un pizzico di 999. Ok, mi sento sempre più intimidito. Ok, all'improvviso una serie di, immagino siano passi, al di fuori della mia stanza interrompe i miei pensieri. C'è qualcun altro qui? Dovrei uscire a guardare? Ah, tips. Fai in modo di salvare regolarmente. Chissà perché ne avevo l'impressione. E infatti è quello che facciamo, guarda. Qua. Sì, overwritiamo quello che ci pare. Torna indietro. Ok. Oh oh. Oh no, una scelta. Boys! Boys, che facciamo? Boys, che facciamo? Andiamo fuori, investighiamo o continuiamo a dormire? Io ho paura che continuando a dormire... io ho paura che continuando a dormire sia tipo un insta-kill. Però ho paura... Oddio. E quindi? Merda. La mia testa fa male. Ma sarebbe una perdita di tempo rimanere qui. Forse la persona che è al di fuori della stanza sa qualcosa. Giustamente. Ah, eravamo nel letto. Ma scusa, vabbè, noi cosa abbiamo fatto? Contorsionismo finora. Allora, esco dal letto e faccio una capatina fuori dalla porta. Ti verranno a prendere chiunque essi siano. Ci siamo piegati. La lobby è circondata dall'ombra. Io non vedo niente, ma veramente nulla. Spero sia così e non sia la luce che ho messo dietro la telecamera per fare in modo che perlomeno si muovesse la mia bocca. Ok, tutto ciò che sono riuscito a discernere debolmente sono i contorni di un piano bar di fronte a me. E adesso diventa... Come si chiama quel gioco cyberpunk dove tu eri un barista? Una barista, Valhalla?
Cioè, praticamente ci sono tutti i giochi che conosco. Una possibilità è che sia svenuto qui dopo essermi ubriacato. Potrebbe essere una sbornia. Eppure, giudicando giudicando da ciò che mi circonda, dubito fortemente che sia un bar quello in cui sono adesso. Mi sembra più la residenza personale di qualcuno. E di chi potrebbe essere questa casa, allora? Non ne ho idea. Oh oh, oh oh. Dietro di me ho sentito i passi pesanti di qualcosa che si sta avvicinando a ritmo sostenuto. Ah, colpendo i miei timpani. Eh sì, oh fuck. È Mr. X. Probabile. Ok, colpendo i miei timpani con... Madonna, sta musica! Voi non avete idea di quanto... C'è un link per donare. Io penso che se vai sulla pagina di Chayo dell'autore, probabilmente c'è la possibilità, perché mi pare di averlo visto. Ti dà la possibilità di scaricare lo zip, ma ci dovrebbero essere dei link di donazione. Quindi se volete donare... Con riscappa c'è il Nemesis, mamma mia che throwback. Ok, colpendo i miei timpani con una percussione quasi assordante, mentre continuava a crescere in intensità. E il battito rapido del mio cuore comincia a risuonare assieme ad essa. Ah, donare a me! Ma, ragazzi, non è necessario, sono un canale no profit, però se volete... Se vai sulla pagina principale del canale, in alto a destra c'è un link per Ko-Fi. È il massimo che posso garantirvi. Cioè, purtroppo sono un canale no profit perché per garantirmi una certa libertà nel postare musica ho necessità appunto che non siano monetizzati i miei video. Che cosa succede? Attenzione, mi guardo indietro. Madonna! Che cosa è questa roba? La scena di fronte a me è di un'atrocità inenarrabile. Un volto sfigurato, praticamente semi tagliato a metà, come cavolo faccio a dirlo, con sangue fresco che fuoriesce dai suoi rimanenti pori, creando piccole pozze sul pavimento. Il suo occhio incavato e sproporzionato, pieno di contempt, sì, di allegrezza, mentre i capillari e le vene, oh Dio mio, che roba, mentre i capillari e le vene si estendono sulla sclera, emettendo diversi scarichi. Oh Dio mio, non sembrerebbe dall'immagine, però vabbè. È l'unica cosa che assomiglia vagamente a un essere umano. Cattiveria, contempt, no, è più fierezza, non so come dire. È allegria tra virgolette, che ha una persona quando sa di essere nella posizione dominante. Vediamo. Oh, ok. Never mind. Era il suo forzato e contorto ghigno. E io? Porca miseria. Live or die? No, 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 non hai capito. Non hai capito come funziona. Mi allontano rapidamente. Sono in grado di vedere l'intera figura di questa creatura. Madonna santa, che roba è? È molto creepy per essere uno stile molto cartoony alla fine, perché è molto stilizzato. C'è sangue che fuoriesce da ogni singola crepa sul suo corpo. Sembra che sia lì per cascare in una pila di arti al tendersi di una corda. Agitando gli artigli, sì,
sì, gli artigli, le zampe. E nell'aria mi... Snarled è tipo quando... Avete presente quando c'è un cane che sta per attaccare e non è un ringhio, esala dal naso. Quindi esala dal naso con... Oh, con... inenarrabile praticamente dolore e inizia ad avvicinarsi a me. Che cosa dovrei fare? Scappa! Allora. Io direi che andiamo fuori dalla casa se riusciamo perché... Come wrong? Ma... correre, devo uscire via di qui il prima possibile. Madonna ragazzi, Livordai mi sa che il prossimo daiamo se continuiamo così. Però l'immensità di questa casa mi fa girare in cerchio. Con la lobby racchiusa all'interno dell'oscurità, presto perdo il mio senso dell'orientamento. La mia testa... O sei già morto? No, non lo so se sono già morto. Essere sincera. Allora, la mia testa pulsa ancora e i miei arti si fanno sempre più deboli. L'ultima cosa... mi hanno ammazzato, mi sa proprio di sì. L'ultima cosa che ho sentito è il rumore dei passi che si avvicinano a me. E niente, dai. E che cacchio può... Ragazzi, coi jumpscare io non... io non so se ce la faccio. Ma che carino il game over! E quindi cos'è che facciamo però? Non possiamo mica attaccare, dobbiamo correre via. Ma che FNAF? No. FNAF è molto meno spaventoso di sta roba, sinceramente. Sì, così. Però almeno è carina. È carina l'immagine del game over. No, aspetta, dimmi che non ricominciamo da capo però, eh. Ok, vediamo. Io prego di non dover rileggere da capo tutto. Ok, Dino. Vediamo se possiamo fare... Load, ecco là. Loadiamo da qua. Sì, tranquillamente. E io a questo punto, ragazzi, però non so se sia una bella idea uscire dalla stanza, eh. Ci riproviamo, sperando che non ci ammazzino. Sì, che poi, tra l'altro, è vero, avrei dovuto salvare, ma non sono sicura che sia una buona idea uscire dalla stanza ancora. Perché come vedete è un attimo. Ok, io direi che saltiamo un po' tutto il dialogo fino al mostro. Madonna che ansia sto gioco. Ma salvo in un file alternativo, perché ripeto che non sono assolutamente sicura che sia la scelta giusta. Quindi vediamo. Bene, ci guardiamo indietro. Madonna santa. Certo che, ragazzi, una cosa c'è da dire. Non so ancora se la storia effettivamente valga la candela, ma gli artwork, per rendere un art style così, cioè per rendere un art style del genere creepy ce ne vuole comunque. Ok ragazzi, io direi, live or die, io direi che adesso proviamo a correre, dato che non ci fa uscire dalla casa proviamo a correre. Ciao Mike, ciao Morgana! Allora, torniamo indietro nella stanza. Ma poi ditemi, scusa, tornare indietro nella stanza non è ancora più rischioso? No, cioè, io stavo pensando, avete presente la classica regola negli horror, che citano tra l'altro anche in, come cavolo si chiamava quel film? Oh Gesù.
non me lo ricordo più. Comunque c'è una regola praticamente negli horror, che è quella di non andare mai verso le scale perché muori. Non lo so, a me uscire di casa sembrava un'opzione più sensata. Vediamo. Vabbè, non c'è pericolo che riesca ad affrontarlo, andiamo a nasconderci. Sì, certo che ci vede però andarci a nascondere, cioè come non siamo riusciti a uscire dalla casa, dubito che riusciremo a uscire dalla stanza dopo una cosa del genere. Quindi sono corso verso la stanza da letto, ho chiuso la door, ho chiuso la porta a chiave e l'ho chiusa a chiave prima che sono riuscita, con le ultime forze che mi rimanevano. Madonna, viene giù il soffitto, viene! È un'idea di merda, eh! E ti nascondi sotto Sarebbe davvero divertente se funzionasse. Se funzionasse sarebbe veramente una trashata, ma molto divertente. Ok. Trattengo il fiato. Ah beh, effettivamente il mostro sta cercando di entrare, infatti. Trattengo il fiato mentre il mostro bussa alla porta, colpisce la porta cercando di farla a pezzi, coprendo il mio ansimare, ben udibile. Che tra l'altro io non sono sicura che si riesca ad andare sotto quel letto. Dove ci si è nascosti? Dietro le tende? Eh? Se n'è andato? Sono sicuro adesso. Cerco di riprendere fiato a piccole dosi. Ma adesso sono intrappolata qui. Che cosa dovrei fare? L'ansia mi sopraffa. Il mio mal di testa è davvero insopportabile. Alla fine, ragazzi, io ho paura che se fossimo rimasti nella stanza probabilmente sarebbe andata meglio. Shining. Aspetta, in cosa Shining però? Cercherò di capire come uscire da qui non appena mi sentirò meglio. Mi sono disteso. La scena dell'accetta. Beh sì, però direi che è un bel po' diversa da quella scena lì. Io pensavo più. Sì, me la ricordo. Here's Johnny! Ok, mi sono disteso, riparato sotto le coperte praticamente del letto vellutato. Vabbè, sì, e basta. Quindi sei coperto. Come fai a dormire in una situazione del genere? Dino cita qualunque cosa. Cioè, se troviamo una JoJo reference abbiamo fatto proprio abbiamo chiuso il cerchio, è l'Uroboros. Presto mi sono addormentato senza neanche accorgermene. Ok. Ah? Che ora è adesso? Lentamente apro gli occhi. Spero almeno sia giorno. Ma vaffa bagno! Alistair! Qualcuno di voi ha visto Hazbin Hotel, che è un po' come dire qualcuno di voi ha mai sentito parlare di Gesù Cristo, però sì, ci assomiglia un sacco. Inquietante proprio poco, comunque. Ok, sono stato accolto da una figura seduta nell'oscurità, al bordo del mio letto, che mi guardava con i suoi occhi strampalati, bizzarri, sì. Ah, ma è un robot? Credo. Vabbè, siamo in una distopia, potrebbe anche essere. Chi sei? Per qualche ragione sembrava divertito dalla mia... come lo traduco questo? Dalla mia... Oh, perfetto, adoro quando non mi vengono le parole in inglese. Avete capito più o meno.
Oh no, gli hanno dato la voce, gli hanno dato la voce. Disagio, esatto, grazie Paulsen. Rilassati, mio caro. Oh cielo. Rape time. Ok. Mi è stato solo richiesto dal padrone di questa magione, di questa dimora, di tenere un occhio aperto su di te e assicurarmi che non stia causando nessun fastidio. Maniero? Sono in un maniero. E come ci sono finito qui? E chi saresti tu esattamente? Non penso che vada... Non penso che basti una coperta a coprirci dai nostri problemi. Beh, ha funzionato prima, quindi non si sa mai, però... Gli ho dato... Quindi, ok, gli ho lanciato uno sguardo... debole, sì, un debole sguardo. E mi sono ho coperto ancora più del mio corpo con il lenzuolo. Io direi che salviamo perché non si sa mai, quindi si è rivelato essere quello giusto, se non altro. Return. Chi sono io? Con la sua testa leggermente piegata di lato mi guarda. Apparentemente divertito, sì. Il mio nome è Victor Blake. E sono un ottimo amico del padrone di questa magione. Sì, ho chiamato praticamente sta casa con 200 nomi diversi, un maniero. Victor Blake? Oh cielo. Va bene, abbiamo trovato la sbando. Mi calmo e comincio a dare un'occhiata più da vicino a quest'uomo. Uomo. Dunque, sta indossando un farfallino di buon gusto e ha dei capelli rossi alla moda, immagino. Ma la parte che più mi colpisce di lui devono essere i suoi occhi e le sue braccia. Sono protesi meccaniche. Beh, per quanto riguarda come sei finito qui, sono anch'io curioso di saperlo. Quindi non capisce neanche lui come sono finito qui. Cos'altro dovrei chiedergli? Sì, spero non siano limitate. Nel caso fossero limitate, probabilmente se gli chiediamo il nome del tizio della tizia che possiede questa magione non ci risponderà mai nella vita. Vabbè, chiediamogli un po' di lui. Che cosa è successo ai tuoi occhi e alle tue braccia? Victor rimane in silenzio per un attimo. Beh, cosa posso dire? Ci sono cose nelle nostre vite che non vanno sempre per il verso giusto, eh? Fa spallucce, sorride e la mia domanda sembra essere presto dimenticata. Proviamo a chiedergli chi è. A quanto pare abbiamo più shots. Hai detto che non sei il padrone di questo posto? E chi è il proprietario allora? Il proprietario? Come Edgeworth? Come Edgeworth? Dopo appena finito di dire, ah sì, questo sembra Ace Attorney. Il proprietario, il suo nome è Vincent Edgeworth. Vince Edgeworth. Edgeworth. Oh mio Dio. Oh Dio. Come posso dire? È un uomo adorabile. Adorabile proprio, sì sì. Mi ha mandato contro un mastino infernale, praticamente. Esiste un principio di Edgeworth. La leggenda di Dino prosegue. E cacchio sì.
come posso dire, è un uomo adorabile e potrebbe essere anche estremamente pericoloso al tempo stesso. Perfetto, Vincent Edgeworth. Oh Dio, mi farà troppo strano, che dire. Per qualche ragione il suo nome mi ricorda qualcosa. Oh no, allora, io spero che ci siano veramente delle citazioni perché devono essere... Mi hai guardato dormire tutto questo tempo? No, crepissimo. Chiediamogli che cos'è quella cosa, sperando ci risponda. L'hai visto anche tu quel mostro terrificante con il sangue che fuoriusciva da ogni parte del suo corpo? Un mostro? Sembra... confuso. Oh, fammi indovinare. Stai parlando di quei cyborg, eh? Cyborg? E ce n'è più di uno? Oh, non essere così preoccupato, mio caro. Sono soltanto gli animaletti di Vincent. Animaletti? Quella roba mi ha quasi mangiato per cena. Ok, io direi l'ultima domanda che ci manca è quella... Ci hai guardato dormire, praticamente. Vediamo. Mi hai guardato dormire tutto questo tempo? Ma certo, mio caro o mia cara, non lo so, che sesso abbiamo noi? Penso sia un maschio, cioè, ripeto, a vedere l'artwork principale. Infatti, oh Dio mio, io spero che non diventi ancora più dark di quanto non sia già il gioco, perché se cominciano a metterci anche certe tematiche, io comincio ad avere dei problemi. Allora, in realtà cominciavo a sentirmi un po' geloso nel vederti dormire così pacificamente. Oh cielo, sento le mie gote riscaldarsi, arrossarsi, nonostante io non abbia nessuna familiarità con lui. Dio mio, è un sbando serio. Abbiamo finito, direi. Allora, prima salviamo e poi finiamo la conversazione perché ho già capito qual è l'andazzo di sto gioco. Vediamo. Finisci la conversazione. Se Victor non sa come sono finito qui neanche lui, allora non c'è nessun bisogno di chiedergli altre cose. Bene, allora, penso sia giunta per me l'ora di andarmene. Alzo le lenzuola, le metto da parte e esco fuori dal letto. Per favore, ringrazi il signor Edgeworth da parte mia per avermi fornito una stanza così bella. Comincio a farmi strada verso la porta. Potrei chiedervi dove state andando, mia cara Oa? Raoul? Victor mi guarda con curiosità. Oh cielo, oh cielo. Beh, certo, siamo dei prigionieri. Edgeworth sarà tipo un tipo Yandere, non lo so. Dove? Sto tornando... Il mio pugno si stringe sul pomello della porta. Faccio fatica a trovare una risposta. Dove sto andando? Dov'è la mia casa? Realizzo che non ho semplicemente dimenticato cosa è successo la scorsa notte. Ho perso tutti i miei ricordi. Un po' cliché come cosa, però forse potrebbe evolversi in qualcosa di interessante. Vincent. Quanto siamo stilosi! Ragazzi, se questo non è Asbando Material, io non so cosa lo sia. E pure con la sigaretta, che probabilmente è un mezzo cyborg lui, cacchio fuma, non ci avrà manco più i polmoni.
Niente nome, niente soldi, niente carta d'identità. Non sono neanche nella posizione per poter essere un clochard. Chi capisce la citazione è una brava persona. Oh tesoro, per favore, non ti preoccupare troppo. Magari potresti arrivare alla conclusione che perdere le tue memorie potrebbe essere una benedizione. Molte persone sono imprigionate dai loro ricordi e cercano in tutti i modi di dimenticarseli, lasciarli andare, eppure in questo modo li tengono stretti allo stesso tempo. Ma te, d'altra parte, hai ricevuto una seconda possibilità. Non è meraviglioso? Sarò onesto. Comincio a diventare un po' geloso. Capisco cosa intende, ma davvero cosa potrebbe esserci di peggio di essere un senza tetto? Sospiro di nuovo. Victor, quante volte te lo devo dire? Smettila di fumare dentro la mia casa. Oh, bene, bene, bene. Parli del diavolo. Se non è il mio caro amico Vincent. Oh, oh, anche la pettinatura di Edgeworth, ragazzi. Edgeworth, intendo dire Miles, quello di Ace Attorney, ovviamente. Ha la sua pettinatura e non ci sono scuse. Vincent. E quindi è lui il padrone di casa. Siamo una donna, lo sapevo. Questi vabbè, ci fanno le cose brutte. Signorina, se quest'uomo pervertito vi ha causato qualche... no, pervertito, più perverso che pervertito. Se questo uomo perverso vi ha causato qualche problema, potrei chiamare la polizia e arrestarlo seduta stante. Credo che vada tutto bene. Grazie mille lo stesso. Rispondo con disagio. E ho perso. Ho perso la battuta. Perfetto. Vincent, posso chiederle se è lei il proprietario di questa magione? Ma certamente. Ma che voce c'ha lui? Che voce c'ha? 85 anni! Ma certo che lo sono, sorride. Le mie più sentite scuse per non essermi presentato adeguatamente. Il mio nome è Vincent Edgeworth e sono il padrone di questa magione, questo maniero. Vincent Edgeworth. Potrei conoscere il suo nome, madame? E la ragione per la sua visita? La ragione della mia visita? E quindi sono io che sono venuta qui? Io non sono sicura di come dovrei rispondere. Che peccato, Vincent. Sembra proprio che la nostra ospite abbia perso i suoi ricordi. Victor mi è... non penso sia molto interessato a salvarci la pelle lui, non mi fido di nessuno di questi due, per ora. Sembrano uno più sospetto dell'altro. Vabbè, comunque mi aiuta. Davvero? Interessante. Tra l'altro lui è quello, Vincent dico, è quello della cutscene iniziale, quindi molto probabilmente lui c'entra qualcosa con la perdita dei nostri ricordi. Se le cose stanno così, dovremmo decidere un nome per te, allora. Per voi, madame. Penso che abbia ragione. Un nome temporaneo sarebbe comunque meglio di niente. Bene, allora. Quale dovrebbe essere il mio nome? E quale sarà mai il mio nome? Dovrei farmi chiamare Teolica? Sì, Teolica. Per favore, chiamatemi Teolica. Amazing, oh mio Dio.
Non mi piace niente di sta gente, non mi piace niente. Teolica? Molto bene. È un grande piacere per me conoscervi, Teolica. Sembrate essere a disagio e ho molte domande per voi. No, molte domande un cacchio. Immagino abbiate molte domande in testa, per la testa adesso. Non c'è niente con cui possa aiutarla? Vincent potrebbe conoscere qualcosa in grado di riaprirmi l'archivio dei miei ricordi, sostanzialmente. Cosa dovrei chiedergli? Ah! Spero che, avendole chieste prima a lui, non mi abbia tolto la possibilità di chiederle al padrone di casa. Se no siamo un pochetto nei guai. Come ci sono finita qui? Signor Edgeworth, io non ce la faccio. Signor Edgeworth, per favore, mi potrebbe dire come ci sono finita qui? Come è finita qui? Teolica. Mi dispiace molto informarla che non conosco neanch'io la risposta. E lui? Che faccia? A essere sincero, il mio maggiordomo è quello che ha sentito praticamente bussare sulla porta la notte scorsa. Quando è arrivato ad aprire la porta, gli ha visto con la faccia sulle scale, priva di coscienza. Dato che non sapevamo nulla di lei o della ragione per cui lei fosse qui, abbiamo deciso di mettervi nella stanza degli ospiti per il momento. Le parole di Vincent mi lasciano da pensare. Perché mai dovrei venire? Adesso salta fuori che è qualcosa del tipo... Avete presente il castello errante di Howl, dove teoricamente Howl doveva rapire eleganti fanciulle perché diventassero le sue cortigiane? Sì, sta palesemente mentendo. Cioè, è ovvio, è ovvio. Però voglio capire esattamente cosa caspita mi hanno fatto. Che cos'era quel mostro? Poco fa, poi non sappiamo quante ore sono passate, ho visto una sorta di creatura che non avevo mai visto prima. Qualcosa che sembrava metà umano, metà robot. Che cosa era esattamente? Oh, mia cara Teolica. A quanto pare hai già conosciuto uno dei miei amici. Oddio, ma mi può fare una promessa? Per favore, non gli dia da mangiare se non è l'ora di cena per loro. Immagino di essere un ottimo aperitivo per loro, non è vero? Mi sono portato qualcosa dietro? Mi avete trovato qualcosa addosso quando sono arrivata qui? Paura. A tal proposito, abbiamo trovato questo nella tua tasca, nella sua tasca. Mi allunga un biglietto da visita. Myers Corporation. La carta era quasi riconoscibile. Oddio, proprio alla giapponese! Proprio alla giapponese me lo danno! La carta è abbastanza irriconoscibile, se non fosse per il logo a forma di M. Myers Corporation. Mi chiedo dove ho sentito parlare di questo nome. E perché dovrei avere un biglietto da visita di qualcuno che lavora lì? Che cos'è la Myers Corporation? Chiedo.
La Myers Corporation è un'azienda che produce ingegneria meccanica famosissima al mondo, praticamente world famous, non è la più famosa, però comunque è famosa a livello mondiale e che ha la base nel distretto G4, dice Victor. Ed è anche la prima azienda capace di sviluppare protesi meccaniche di alta flessibilità. Ma sfortunatamente questa compagnia è stata costretta a dichiarare bancarotta a causa di un orribile incidente che ha avuto luogo 5 anni fa. Scommettiamo che questo incidente ha a che fare con noi? Mi ci gioco le balle che non ho. Ciao Melania, benvenuta. Un orribile incidente? L'incidente Cyborg G4, ok. Ah. Vincent sembra essere turbato al solo menzionarla. Incidente Cyborg G4. Che è successo? Sia Victor che Vincent rimangono in silenzio per qualche momento, come se stessero dibattendo se dovessero portare in ballo praticamente la conoscenza di questo evento. 2080, 7 anni fa, caspita! Nel gennaio 2080 un numero notevole di cittadini è scomparso misteriosamente all'interno di una singola settimana. Victor finalmente inizia a parlare. Sono scomparsi senza alcuna traccia, come se fossero evaporati nell'aria. Oh, beh, bene. Nessuna volontà, niente cadaveri, niente macchie di sangue, nessuna traccia. Ma c'era una cosa che quelle persone avevano in comune. Erano tutte state avvistate per l'ultima volta nel distretto G4. Chi potrebbe avere abbastanza potere da riuscire a far scomparire centinaia di cittadini in una singola settimana? Naturalmente, la compagnia sospettò la Myers Corporation, un monopolio internazionale collocato nel distretto G4. Ma in ogni caso, la Myers Corporation si rifiutò di ammettere di aver avuto alcun coinvolgimento all'interno della questione. E dopo un anno di indagini, la polizia scoprì accidentalmente una stanza segreta collocata nello scantinato nella cantina, nel magazzino. Oh, madò! All'interno della stanza c'era un gruppo di cyborg. Cyborg? Non è la cosa che ho visto prima? Sarebbe naturale, ovviamente, arrivare alla conclusione che quei cyborg fossero i cittadini scomparsi. Ma la verità era molto più cruenta di così. La verità era... Oh, Cristo Gesù! E questo è The Promised Neverland. E questo è The Promised Neverland. Io cosa devo fare? Signor Dino! Dino! Quante citazioni, quante? La verità era che quei cittadini scomparsi sono stati utilizzati come nutrimento per i cyborg, quindi bestie d'allevamento sostanzialmente per i cyborg. E per quanto riguarda da dove provenissero quei cyborg, nessuno ne può essere sicuro. Ah. Persino alla luce di questa scoperta, la Myers Corporation continuò a negare con forza il fatto che avessero garantito il permesso per un esperimento così disumano. Oh, ragazzi,
Ragazzi, più si va avanti, più è Ace Attorney. Io non so cosa dire. Cioè, basta. Cosa devo dire? Guardate, con l'aiuto di un avvocato, con l'aiuto di un avvocato, un impiegato innocente è stato arrestato, non arrestato, è stato proprio imprigionato. È stato condannato a vita, all'ergastolo senza possibilità di parola. Eppure la compagnia è stata libera di, praticamente è stata scagionata da ogni accusa. Tuttavia, non è questa la fine della storia. No, vabbè, no, ragazzi, se mi diventa una cosa alla Ace Attorney, questo è il miglior gioco di sempre. Cioè, ha tutto. Non so voi, ma un gioco di Ace Attorney horror a me garba tantissimo. 2 mesi più tardi l'avvocato ha sofferto gravi ferite da un incidente in auto. Ah, e per poco non è stato ucciso. Nello stesso anno tutti i membri chiave della Myers Corporation sono stati trovati brutalmente assassinati. Il colpevole di questi atti orrendi non è mai stato trovato. Perché ho la sensazione che siate voi i colpevoli di questi orrendi atti? Persino ad oggi le persone continuano misteriosamente a scomparire nel distretto G4. Le dicerie dicono che gli spiriti delle vittime dell'esperimento stanno ancora girando per le strade, rendendo le vite di coloro che sono così sfortunati da incrociare la strada praticamente con loro. Hmm. Sì, sì, ma poi lui, ripeto, ha un taglio troppo alla Edgeworth. Secondo me lui è tipo un avvocato del diavolo. È letteralmente un avvocato del diavolo. È lui che ha fatto imprigionare quello innocente. Ed è lui, secondo me, che ha dato da mangiare tutta quella gente ai cyborg. La storia di Victor mi fa venire i brividi. No, leggenda metropolitana? Dopo quello che hai visto, io non mi chiederei più se è una leggenda metropolitana, penserei a scappare di lì. Non mi aspettavo una leggenda metropolitana così agghiacciante dal distretto G4. Victor, posso chiederti come fai a conoscere tutta questa roba? La risposta è semplice. Oddio. Ragazzi, si stringe il culo, si stringe il culo. Oh, oh no, 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 no. Sia Vincent che io siamo vecchi impiegati della Myers Corporation. Ah, Victor, devo dire di essere davvero impressionato dalla maniera in cui ti sei ricordato la storia, dice Vincent sarcasticamente. Victor cerca di tossire in maniera, sì, in maniera evasiva. Osserva l'orologio sul muro e sembra essere abbastanza turbato da allora. Beh, è finita l'ora delle storielle. Devo andarmene adesso. Vincent, vieni a prenderti un bicchiere con me al bar domani sera? Oh, ed è stato un grandissimo piacere conoscervi, mia cara Teolica. Non so se sia meglio che io sia rimasta da sola con il signor Edgeworth qui. Dopo questo, Vincent mi aiuta a sistemarmi nella stanza degli ospiti.
Lo ringrazio e ritorno alla stanza per cercare di riposarmi un po'. Eh, io direi che sto giro rimaniamo a letto. Verso mezzanotte comincio, mentre stavo adagiata tranquillamente sul letto, la mia mente comincia a correre. Continuo a pensare a ciò che Victor mi ha detto. I, i cittadini mancanti del distretto G4, i cyborg nel seminterrato e la misteriosa Myers Corporation. Sì, sono davvero sospetti. Prendo fuori il biglietto da visita dalla mia tasca e lo osservo sotto la luce della luna. È davvero tutto ciò che avevo con me quando sono arrivata alla magione di Vincent? Che cos'ho io a che fare con la Myers Corporation? Hmm. C'è solo un luogo in cui dovrei andare per scoprirlo. Mi piace che puoi interagire molto. Ah, ovvero la Myers Corporation stessa. Sì, se riesci a uscire da quella casa, cara, però. Obiettivo. Entra nella Myers Corporation. Ah, ma siamo usciti? Ok, io direi che salviamo. Sapete che secondo me però è un sogno questo? Non c'è niente da esaminare. Mi piace veramente un sacco l'art style. Ci sta veramente un sacco. Cioè, l'autore si è impegnato veramente tantissimo. Ah, sembra che il cancello principale sia chiuso. Dovrò trovare un altro modo di entrare. Porco mondo. Ragazzi, voi non avete idea, io sono al buio. Io mi prendo degli infarti. Io mi prendo degli infarti. C'ho solo la luce dietro, davanti a me, in realtà, dietro al computer. Che cos'era? No, 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 non mi piace, non mi piace, non mi piace, un cacchio mai nella vita non mi piace. Anch'io. Anch'io ho un brutto presentimento, mia cara. Ma se ce ne andassimo senza esaminare? Ragazzi, cosa faccio? Me ne vado senza esaminare? Perché io veramente ho un infarto. Se questo coso si alza e mi viene incontro, io muoio di infarto. Anche se sembrerebbe essere tipo leggermente morto. Non lo so, ditemi voi. Cosa faccio? Vado avanti, vado da un'altra parte oppure lo lascio dov'è? Salvare o salvato? Mm. Boh, io direi che provo a interagire con lui. Meglio che lasci perdere? Non credo sia utile. Boh, esaminalo però. Sembra essere abbastanza. È quello che mi preoccupa, cioè che se io me ne vado magari sto coso si rialza ed è pure peggio. Non lo so, proviamo. Adesso secondo me si alza mentre lo esaminiamo, però. Non so se ho molta voglia di avvicinarmi ancora di più a quel coso. Perfetto, ragazzi, è finita, è finita, è finita proprio. Questo coso ci viene addosso, ci viene dietro al culo sicuro. Se. Adesso guardate come ci viene a mordere. Oh no, oh no. Devo prendermi un pezzo di carta? Hmm.
con le lettere inglesi, inglesi sì, giustamente, non è un gioco occidentale, e numeri. Qualche messaggio in codice? Che sto cercando di dire? Ragazzi, io direi carta e penna in momenti come questi. Ne prendo una e me la tengo accanto che non si sa mai. Dovrei avere un foglio qua in giro da qualche parte. Sì, ho dei post-it. Ok. Ce lo segniamo. U9, E5, M7, R2, D1. Perfetto. E ora andiamo. Ah beh, perfetto. Sembra non ci sia un'altra entrata. Dio, prendo, io lo ammazzo. Io se lo prendo lo ammazzo. Io se lo prendo lo ammazzo il tipozzo. Aspetta un secondo, urlo. E tu? Sans Undertale. Oh, ehi, come butta? Chiedo scusa, ero occupato col lavoro e non ti ho visto. Il suo lavoro? Lavoro? Che diamine di lavoro? Sì, era una JoJo reference, ormai l'andazzo si è visto. Uh, lavoro? Che tipo di lavoro? Oh, sono un bidello, ciao! Sono uno spazzino, come se non fosse evidente. Il tuo nome è cosa? Che shitposter. Sì, Dino. E lui è Dino! Dino! Adesso abbiamo anche la conferma che non è Dino, è proprio Dino. Dino lo spazzino! È bellissimo! Dino lo spazzino! Il mio lavoro è tenere questo posto pulitissimo, senza lasciare neanche una traccia di polvere. Questo tizio è davvero sospetto, è incredibilmente sospetto. Sì, è un self-insert, palesemente un self-insert. Per chi lavori? Esatto, perché sta compagnia è leggermente andata in bancarotta 7 anni fa, non ieri. Per chi lavori? Per chi lavoro? Oh no, 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 no. Vedi, chiamo pulire il mio lavoro, ma in realtà è solo un mio hobby. È come se fossi un freelancer. Yeah. Cioè, lui fa lo spazzino per piacere. Va bene. I didn't catch your name. Dopo glielo richiediamo. Lo sai che... Come lo sai che ricordi molto Michael Myers? Corporation abusiva. Potrebbe essere. Perché qua mi dice proprio... sai che mi ricordi molto Michael Myers? Tra l'altro non vorrei che Myers... Ragazzi, è un riferimento ad Halloween! È un riferimento ad Halloween! No, vabbè. Mike Myers! È un riferimento... È davvero Halloween! Sai che ricordi molto Michael Myers, vero? Bello, lavoro miss? Scusa? Ah, ok, infatti in realtà sono il fan numero 1 di Michael Myers. La sua elegante, graziosa modestia è qualcosa a cui tutti dovrebbero aspirare. Tu sei Michael Myers, di la verità, dai. Perché io ho chiesto qualcosa del genere?
Che cosa hai a che fare con la corporation allora? Myers Corporation? Oh, niente in realtà. Non soltanto uno spazzino. Richiediamogli qual è il suo nome, vediamo se dice qualcosa. Non ho capito bene il tuo nome, com'era? Qual era? Ok, è divertente come cosa. Può essere che lui sia un cyborg, però, adesso che ci penso, se ti risponde così. Di finire la conversazione, lo so che è una rottura di palle dover salvare, però io ho sempre paura di finire come all'inizio del gioco e non me la voglio rifare l'esperienza. End the conversation. Sai, a pensarci, la Myers Corporation è abbastanza una forza. Anche se è stata abbandonata per più di 5 anni, riesci sempre a trovare qualche nuovo rifiuto qua fuori. Finché non si spazientisce, mi spiace, non ci ho pensato. Però non penso che sia una cosa la Undertale dove cambiano i dialoghi a seconda del fatto che tu chieda un certo numero di volte qualcosa o faccia un certo numero di volte qualcosa. Nuova spazzatura? Che cosa intendi? Ehm, sai, qualunque tipo di spazzatura. Ogni tanto trovi cadaveri di cyborg e altre volte trovi graffiti o posters. Ogni una roba strana. La risposta di Dino non ha fatto altro che produrre altre domande nella mia testa. Abbandonata per più di 5 anni, eppure c'è sempre qualche cosa nuova che compare qua davanti tutti i giorni. Hmm, c'è solo una spiegazione per questo. Clandestina, sì, sì, sì. Tan tan tan. La Myers Corporation non è interamente abbandonata. No, non è abbandonata, non è palesemente abbandonata, Spectra. Per saperlo di sicuro devo trovare un modo di entrare. Dino, conosci una maniera per entrare nella Myers Corporation? Dunque, da ciò che ho sentito, la Myers Corporation ha un passaggio segreto per gli impiegati. Abusivi chiamate striscia la notizia. Gli faccio una bella multa. Oddio. Forse qualcosa qua attorno può rivelare l'entrata. Cioè, non so, più palese di così va bene. Ci manca solo che qualcuno ci si appoggi e tipo... avete presente quella scena in Frankenstein Junior? Rimette a posto la candela. Cioè, più palese di così non può essere. Obiettivo. Investiga, beh. Però... Stisa keypad. Allora, noi abbiamo la cosa di prima, ma però non abbiamo un codice comunque. Cioè abbiamo il formulario per riuscirlo a trovare, abbiamo il cifrario, si dice cifrario, non formulario, genio del male, ma non abbiamo un codice da decifrare, quindi mi sa che dobbiamo andare a girarci intorno e vedere cosa troviamo. Ah, ah, ho già capito. Myers assassino. Ecco cosa dicono i graffiti. Io direi che andiamo ad aprire la porta. Ho il cifrario sotto, quindi non ho bisogno di andare a rivedermelo. Sperando che sia quello e non sia uno scherzone di Dino. Allora, quindi M7 U9 R2 1 5 2 5 2. Accesso consentito. Vabbè, questo era facile.
Oh cielo, Cristo, Dio benedetto, cosa succede? Oh, sembra che tu sia riuscita ad aprire il passaggio segreto. Sì, ma esattamente dov'è? Ah, non è qua! Oh, fresca. Ragazzi, pregate, pregate che ci sia ancora il cyborg dove lo abbiamo lasciato. Hmm, sarà questo? Sì. E questo è il passaggio segreto di cui parlava Dino? A meno. Io direi che si salva. Io non ho salvato qua sotto, perché caspita mi ha salvato lì? Vabbè. Ora Dino ci ammazza. Non lo so, se è davvero Myers può anche essere. Può essere. Dopo essere entrata ho visto un'altra cancella, un'altra porta chiusa di fronte a me. Hmm. Beh, penso che ci sia una seconda barriera. E questa come la... Che cos'è? È uno scanner delle iridi? Metto la mia faccia di fronte ad esso. Certo. Devo trovare un altro modo per... come si dice? Per... non sorvolarlo, per... ingannarlo sostanzialmente. Cioè per... non mi funziona l'inglese stasera, scusate ragazzi. Raggirarlo, sì, più o meno. Non è esattamente raggirare, è più proprio sorpassarlo senza dove... Vaffanbagno, robot di merda. Vaffanculo. Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. È come... È come coso, Outlast. Che c'hai la gente che un momento prima è sulla sedia a rotelle e quello dopo che ci ripassi. Ah, immagino di non avere altra scelta adesso. Prendiamo la sua. Dovrei rimuovere l'occhio? Sì, che rimuoviamo l'occhio. Adesso Che schifo, Madonna santa. Ugh. Ragazzi, questo gioco mi mette un'ansia spaventosa. Mm? Che cosa mi è successo? Che cos'era quella stanza che ho visto? Immagino se ne ricordi suoi. Ma se si rivelasse tipo l'esatto opposto di quello che abbiamo pensato finora? Che non siano i cyborg a cibarsi degli esseri umani, che siano quegli altri due pirla? E magari loro hanno sofferto, perché comunque sono sempre molto sofferenti tutte le volte che li vediamo. Left click. Ah, ah, ok. È una teoria, perché non mi sembra affatto un gioco così scontato come vuol far credere. Sì, sì, i cyborg erano palesemente delle vittime, però quello di prima c'è anche da dire che ci ha attaccato senza alcuna pietà ed era comunque un cyborg. Quindi non saprei. Quindi usiamo questo e lo usiamo qua. Perfetto. Io non sono molto sicura di voler entrare qua dentro. Ragazzi, sento un suono orrendo. Ok, ok.
Investigazione completa. Madonna, che ansia. Ok. Oh, Phoenix Wright. Salva, salva. Boh. Salviamo. Poveri anceli. No, sì, sicuro. Piccoli anceli. Allora, buonasera, Monsieur M. C'è qualcosa che posso fare per lei? Un minuto. Sei in ritardo di un minuto. Socio. Le mie più sentite scuse, signor Monsieur M. O forse no. No. Perché devi essere Myers? No, 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 non ha molto senso. Anche perché Michael Myers. Non siamo esattamente una Michael. Magari una Nicole. Sono costernato dal mio comportamento. Del mio comportamento. Ho sentito che avevi qualcosa di importante da dirmi. È vero? Sì, signore. Ho una buona e una cattiva notizia. No? La buona notizia è che, secondo una fonte di fiducia, si è risvegliata. Ah, si è risvegliata! Siamo noi! Ma la cattiva notizia è che non sembra ricordarsi chi sia. È davvero inaspettato. Beh, qual è il suo piano, Monsieur M? Un piano? Non ne ho uno. Mm. Oh, porco cane. Oh, porco cane. Oh, porco cane. Tutto ciò che dobbiamo fare è stare seduti qui e aspettare che arrivi. Gnammete. Allora, la mia teoria si fa a questo punto più sostanziosa. È finito il capitolo 1, non male. Ragazzi, questo gioco per ora sono 3 capitoli, io non vorrei mangiarmeli tutti troppo presto, quindi io direi che la live la chiudiamo qua per ora. Mi ha fatto molto piacere che siete venuti tutti qua. La prossima volta facciamo tra tipo, non lo so, tra 2 giorni potremo fare il secondo episodio. Magari se ci fosse anche qualcuno, non lo so, che parla in inglese, potremmo fare una live in inglese. Non è un grandissimo problema per me, io mi trovo ovviamente più a mio agio in italiano, però capisco che secondo le analytics il pubblico del mio canale in realtà sono metà giapponesi, metà italiani e poi una piccolissima fetta americani o di altri paesi, quindi immagino che faccia piacere anche a loro sentire quello che diciamo qui. Vabbè, stasera eravamo soltanto noi, quindi abbiamo fatto il circoletto della pizza e mandolino. Comunque, grazie mille per essere passati, ragazzi. Ci vediamo, direi, tra un paio di giorni. Comunque metterò un'anteprima per lo stream. Sì, lo so che non hai problemi, Melania. Il problema è che comunque non ho visto arrivare nessuno che parlasse inglese proprio all'inizio dello stream. Grazie mille, ragazzi, per essere passati. Ci vediamo?